Ciao e benvenuti su Miss Biancoara, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Questo non è un semplice canale legato alla legge di attrazione, legge dell'assunzione, è molto di più. È un canale che tratta la spiritualità finalmente in maniera profonda, chiara e semplice, dove ti insegno a riprendere in mano il tuo potere e manifestare tutto quello che vuoi e ben oltre quello che vuoi. Qui ci sono centinaia di storie di successo di persone che hanno manifestato, stanno manifestando finalmente la vita che desiderano. Vuoi unirti a loro? E allora iscriviti al canale. E sono anche disponibili corsi, consulenze personalizzate, meditazioni, letture energetiche singole, tutti preziosi strumenti che hanno aiutato tutte queste persone a manifestare finalmente ciò che desiderano. Trovi i link di riferimento qui sotto nel box informazioni oppure se scrolli tra i commenti. Non perdere tempo e energie. Vai dritto al sodo e finalmente comprendi come riprendere in mano il tuo potere e manifestare tutto quello che desideri e ben oltre, perché te lo meriti, perché è giunto il momento di investire su se stessi e riscattare tutto il bene e le cose meravigliose che ti meriti. Questo è Miss Biancoala, questa è la mia famiglia. Pace, amore ed energia. E ora al video. Ed eccoci qui in un nuovo video. In questo video vi porto una testimonianza veramente bella, 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 bella di successo che si ricollega appunto a un tema importante. Ok, chiunque si avvicina al tema della spiritualità a un certo punto vi diranno, che la chiamano legge attrazione, legge assunzione, non importa, a un certo punto vi diranno che dovete ignorare totalmente la realtà. Ecco, molti cadono in questa trappola perché magari non viene spiegata bene o magari non comprendono bene il vero significato. Ma che vuol dire? Che vuol dire ignorare la realtà? Cioè, devo ignorare, devo fare l'allero, papapero, l'allero, papapero. Cosa devo fare? Cioè, se sono soprattutto in un momento, in un frangente abbastanza di emergenza, in qualsiasi sia, come faccio a ignorare la realtà? Cioè, che faccio? Cioè, non mi è possibile. Cioè, quindi è un po' un controsenso. Ok? Questo ignora la realtà, non guardare la realtà. Come cazzo faccio a non guardare la realtà? Cioè, sono immerso nella realtà e soprattutto ci sono quei casi dove è proprio impossibile, come vedremo in questa testimonianza di successo, in questa storia di successo, è proprio impossibile ignorarla. Non posso ignorarla, non ho neanche magari il tempo materiale per poterla ignorare, ok? Ma cosa vuol dire realmente allora ignorare la realtà? Ora c'è un video che ho fatto un po' di tempo fa e che magari se lo ritrovo ve lo linko qui sotto fra i commenti, dove ho parlato già di questo argomento, ok? Perché non è stata la prima volta che diversi di voi vengono da me e mi chiedono: ma che vuol dire realmente, Miss, ignorare la realtà? Ma che vuol dire? Che devo fare? Papapero, lallallero, cosa devo fare? Come faccio soprattutto a ignorare la mia realtà se sono magari in un momento dove mi è impossibile, perché per questioni di emergenza, per questioni di gravità, cioè ignorarla. Ora, ignorare non vuol dire, come appunto magari vi hanno fatto credere, papapero e lallallero. No, cioè mi devo tappare gli occhi, non devo vedere, cioè no. Ignorare vuol dire un'altra cosa. Ora, quello che io consiglio sempre di fare è fare un check della vostra realtà, dove siete immersi, ok? E quindi e paragonarlo a dove vorreste essere. Quindi, che ne so, sono al punto A, vorrei essere nel punto B. Il punto A non mi soddisfa, vorrei essere al punto B. Al punto, sì, B. Facciamoci un esempio, facciamoci. Mettiamo che siete single, e quindi punto A, sono single, è una situazione che non mi piace, è da parecchio tempo che sono single, poi che ne so, ora ho intenzione di mettere su famiglia, è sempre stato il mio sogno, però sono al punto A, non ho un compagno, non ho una compagna. Punto B, dove vorrei essere, ossia, che ne so, vorrei essere sposato o sposata, vorrei avere 2 figli, che ne so, ok?
Dunque, cosa facciamo? Non possiamo ovviamente metterci a braccia conserte e attendere che la fatina dalla bacchetta magica ci faccia qualcosa mentre noi stiamo lì a non ti vedo, non ti sento, pappappero, pappappè, non guardo la mia realtà. No, quello che dovete fare è, ve lo faccio breve perché, ripeto, l'ho spiegato in lungo e largo in un video che vi linkerò qui sotto, che vi linkerò, ehm, dovete effettivamente invece andare a fare un check della realtà. Quindi, perché sono in questa realtà che non mi piace, ok? Che non mi è consona, che non mi piace, che non mi aggrada, che non mi soddisfa, che non è abbastanza, mi sembra il contentino e così via, che mi fa schifo, quello che sia, ok? Quindi andate a vedere e fate un check e dire che cosa sta succedendo, perché è molto importante, ok? Prendere atto di quello che sta succedendo e soprattutto perché sta succedendo, perché nel momento che io dico sta succedendo questo e questo e questo, perché? E vado a fare un lavoro in me a dire che cosa l'ha causato, che credo l'hanno causato. Che ne so, mettiamo in questo caso, sono una persona che si è sempre ritenuta, che so, non ho mai creduto nella mia bellezza, non ho mai creduto nella mia avvenenza, non ho mai creduto di essere empatico, non ho mai creduto di essere affabile, non ho mai creduto di essere così interessante per la controparte, per avere un partner e così via. Ecco, queste sono tutta una serie di cose di cui ci noi dobbiamo prendere la paternità, la maternità e soprattutto andare a capire da dove nascono questi, credo, come vi ho spiegato in uno o due video fa, che vi ho detto che la maggior parte di quello che noi siamo, non altro che personaggi che fanno una rappresentazione teatrale, è frutto di qualcosa che ci è stato impartito, non è neanche il vero noi. Siamo cresciuti magari in un ambiente dove ci è stato detto che noi siamo questo, possiamo avere questo, il massimo è questo, ok? Cresci in un ambiente dove ti viene detto da mattina a sera, che ne so, che sei troppo antipatica per poter avere un compagno, oppure sei una sfigata, oppure sei brutta, o chi cazzo ti si raccoglie, o a te soltanto ordini in amore, te può prendere e così via. Ecco che ovviamente ci crea un personaggio, ok? Proprio una vera e propria maschera, la Pirandello, un personaggio che porteremo avanti nella nostra realtà, perché questo è il credo, è la nostra struttura. Ve l'ho sempre detto che il credo è la nostra struttura, il credo crea, il credo è la nostra struttura. Quindi se io sono stata plagiata, perché questo è letteralmente un plagio, e mi hanno indotto a credere che io non posso avere questo, questo, o posso avere solo questo, posso avere soltanto massimo 5, non posso avere neanche 6, ma devo accontentare, ecco che si va avanti, si va avanti così. E poi ovviamente poi magari si vanno a creare delle discrepanze dove siamo lì a dire, ecco, vedi, cioè, io magari, che ne so, mi hanno fatto crescere in un ambiente dove mi hanno detto che sono bruttissima, e però vedo che ci stanno quelle che vengono definite brutte o brutti, che però si riescono a trovare qualcuno, riesco sempre, a volte fanno le battute e dicono... Ah, ma pure i matti riescono a trovare qualcuno così, che è quasi un po' come darsi il contentino a Dio se ha trovato lui. Magari nella nostra vita ci siamo ritrovati a dire oh, se ha trovato quello, se ha trovato quella, figurati se non posso fidanzarmi io. Cioè, e questo sta proprio a constatare e a segnalare i problemi che uno ha dentro di sé, perché devo arrivare a paragonarmi con qualcuno che effettivamente nella società l'ha bollato come non può avere quello, e allora se quello invece ci è riuscito, allora può darsi che ci sta un po' di possibilità per me, cioè capite che giochi veramente uno poi gli entra in atto. Quindi cosa vuol dire poi ignorare la realtà? Una volta che io ho fatto il check della mia realtà, dove sono in questo momento, e dei perché, ecco che comincio a lavorare su lo scardinamento di tali credo, sul lavoro che ne so, sulla mia autostima, quello che sia la meritocrazia, i credo negativi, e ecco che lì vado a ignorare la realtà, cioè vuol dire che praticamente non ne prendo più atto perché quella realtà è stata creata dalla mia vecchia maschera, ok? È stato creato dal mio vecchio me, il mio vecchio me che era composto da quel credo, era composto da tutte quelle convinzioni limitanti che appunto manifestavano quel tipo di realtà. Ma siccome sto facendo un lavoro su me stesso o me stessa, ecco che non ne devo più prendere atto, perché devo prendere atto di qualcosa che è stato appunto manifestato in chiave negativa. Visto che sto lavorando in chiave positiva, facciamo un esempio per farvi capire bene. Se voi salite su un treno, ok? E mettete che state salendo sul treno e fate la foto della stazione.
Ok, cosa fate? Passate il viaggio a guardare la foto della stazione, a dire sono in stazione, o guardate fuori dal finestrino e vedete che il treno vi sta portando appunto dal punto A al punto B perché avete voi deciso di salire su quel treno, quindi state fissi sulla foto a guardare la stazione dove eravate, che ne so, un'ora fa, 2 ore fa, o state a guardare fuori dal finestrino il treno in movimento, quindi state focalizzati del sto andando. Ecco, per farvi l'esempio pratico, facciamo la stessa cosa. In realtà non va guardata per il semplice fatto che è il vecchio voi e quindi voi non vi dovete più occupare del vecchio voi perché effettivamente state lavorando per appunto superare quel vecchio voi, superare quel vecchio voi che portava quella maschera, che aveva quei limiti, che aveva quei credo, che aveva quelle convinzioni e così via. Ecco perché non va, perché la realtà è stata creata attraverso quel vecchio voi, ma siccome state lavorando sul nuovo vi dovete concentrare nel qui e ora, che questo è un altro grande discorso che abbiamo affrontato diverse volte, il rimanere qui e ora, che poi è tanto caro ai buddisti, l'adesso, nel rimanere qui e ora. C'è anche un autore su questo filone che è Eckhart Tolle, che ha proprio basato tutto il suo insegnamento sul qui e ora. Ora andiamo a vedere questa testimonianza che ci fa capire come la persona immersa in una realtà che non combaciava, che non le combaciava, che ovviamente gli era negativa, come è ribaltato immediatamente. Perché? Perché è stata così veloce nel ribaltamento? Perché è una persona che ha fatto un lavoro profondo, quindi a un certo punto vi diventerà anche più facile. All'inizio, sopprirete, ok, a ribaltare una realtà, o meglio, neanche a ribaltare, a portarla da A a B, ok? Perché non siete ancora abituati, ok, al convertimento dei credo negativi in positivi, non siete abituati a dire questa realtà non mi piace, questa realtà è stata creata per questo e quest'altro motivo, adesso immediatamente, bam, entro nel mio potere divino e la ribalto. Quindi all'inizio, che ovviamente può richiedere anni, vi verrà abbastanza macchinoso ignorare la realtà e soprattutto convertirla velocemente, ok? Però poi ci arriverete perché quando io vi riporto queste testimonianze, vi ricordo che sono persone come voi, non so, maestre, non hanno superpoteri o altro, sono persone che hanno fatto un lavoro sincero, accurato e soprattutto continuo su se stessi, ok? Questo è molto importante perché vedete, raga, proprio oggi mi sono arrivate 2 mail cariche, cioè, e a me dispiace vedere la disperazione, però allo stesso tempo, cioè, ormai dico, perché disperarsi quando c'è la soluzione? Perché disperarsi quando c'è la soluzione? Perché disperarsi quando c'è la soluzione? Cioè, quando voi siete la soluzione, quando tu sei la soluzione. E la soluzione all'inizio può sembrare macchinosa, però niente è stato, cioè tutto deve essere appreso, ok? E l'apprendimento richiede anche la ripetizione, cioè qualsiasi cosa vi dovete far passare nella mente, cioè vi dovete mettere, scusate, in mente, richiede sempre del tempo, cioè quando dovete studiare qualche cosa, non è che dai la lettera, vabbè, ecco qua, ora so tutta a memoria, cioè richiedeva della ripetizione, dovete stare lì a sottolineare, magari vi facevate il riassuntino, stavate lì a ripetere, magari vi registravate, vi ascoltavate, così via. Tra gli anni 80-90 andava tanto di moda registrare le cose e poi mettersele a sentire durante il sonno. Andava tanto di moda questa tecnica, io non l'ho mai provata, però andava tanto di moda questa tecnica, soprattutto negli anni 80 le persone si mettevano le cuffiette, il Walkman all'epoca, e si ascoltavano la cosa che si erano registrati per poi il giorno appresso l'avrebbero ricordata e così via. Non ho mai provato il metodo, quindi non so se funzionasse realmente. Allora, andiamo a leggere questo perché è veramente una testimonianza di successo bellissima. Ce ne ha date due, ce ne ha date. Ciao Miss, ti scrivo questa email per portarti testimonianze belle importanti, nel senso che se ti ricordi quest'estate ti chiesi le meditazioni per la protezione, le sta parlando dell'escudo perché ho 2 meditazioni, scudo persona e scudo e manifestazione. E subito si sono rivelate molto efficaci, perché a pochi giorni dalla pratica quotidiana, l'11 agosto, bellissimo, 11, mi ritrovo coinvolta in un incendio nella mia proprietà di campagna con i miei genitori e lì ho avuto la prima prova grossa di come tu insegni. Noi costantemente ci spostiamo tra le realtà, questo l'ho spiegato diverse volte, vi ho parlato delle multirealtà, trovate tutto sul canale, basta che cercare, mi spiego ancora, multirealtà.
tra gli spazi di varianti, sentite come tra gli spazi di varianti, però lì è stata bella grossa perché da questo incendio sembrava proprio ormai essere quasi all'interno della nostra proprietà. A un certo punto io ho iniziato a urlare con tutta la mia forza e la mia energia, attenzione, forza e energia, quindi vi ricordo sempre che noi siamo esseri energetici. Basta con queste fiamme e io lì ho proprio percepito il cambio dimensionale, nel senso che il crepitio del fuoco in quel momento è calato tantissimo e il vento l'ha spostato e l'ha fatto proseguire oltre, lambendo la nostra proprietà e non entrando al suo interno. Non solo, proprio in quel momento mi si è materializzata davanti agli occhi, e ti giuro, poco prima non c'era, una volante della polizia che si è fermata e questi agenti, anche strafighi, ottimo, hanno cominciato ad aiutarci a spegnere il fuoco con l'acqua dal nostro pozzo finché non sono arrivati i vigili del fuoco. Ti giuro, non c'erano poco prima, io non riuscivo nemmeno a mettermi in contatto con i soccorsi. Ero ancora al telefono con i pompieri che non mi rispondevano, perché poi quello era un periodo qui che da noi giù in Puglia era abbastanza problematico tra le chiamate di intervento di incendi che vengono appiccati e questi poliziotti mi hanno poi detto che avevano visto del fumo in lontananza e si erano precipitati come se non avessero nient'altro da fare. Voglio dire, li ha mandati direttamente l'universo, io questo lo so, mi sono spostata in una realtà in cui tutta questa negatività, perché ritrovarsi all'improvviso circondata dalle fiamme non è un'esperienza molto piacevole, e vedersi ribaltare in poche ore con questa energia che ho buttato fuori io, la situazione, neanche consapevolmente, perché ero totalmente nel panico, ho solo mandato fuori tutta la mia energia di rabbia in quel momento, vabbè, aspettate un attimo, e di paura, però evidentemente era canalizzata bene grazie al lavoro che faccio sempre su me stessa, da tempo, da molto tempo, grazie ai tuoi strumenti e alle tue meditazioni protettive. Allora, analizziamo benissimo. Allora, qui lei parla ha applicato il ribaltamento, cioè lo switching di realtà. Vi ho sempre spiegato che viviamo un universo di multirealtà, ok? Se magari avete pure letto testi di transurfing e così via, saprete di quello che sto parlando. Però comunque nel canale anche questo è stato detto e ridetto, 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 detto, ridetto, 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 ridetto diverse volte, soprattutto sul canale in abbonamento ne abbiamo parlato in lungo e largo della questione delle multi realtà, degli universi, o scusate, delle realtà multiparallele. Così c'è anche la questione multi-universi, però vabbè, delle realtà multiparallele. Inoltre vi ho sempre parlato anche della questione che noi siamo esseri energetici, soprattutto quando vi ho spiegato nei video dell'energia, del bilanciamento energia maschile e femminile. Io ho parlato in particolare dell'energia proprio che ci appartiene e che permette proprio la manifestazione, la selezione della realtà in cui andarsi a immettere. Proprio anche qui ne abbiamo parlato, quindi se no diventa, cioè perché tutto sul canale, quindi se no sto sempre a ripetermi e soprattutto sono cose che ho già trattato. Sì, sono cose che ho già trattato. Però mi è piaciuta questa qui perché anche qui c'è un video. Mi pare che si chiama come trasmutare l'energia dal negativo al positivo, ok? O come uso, no, forse si chiama come uso, è un video vecchissimo, raga, sarà di 3-4 anni fa, dove io vi ho spiegato come io applico la questione della conversione, che poi era un po' spiegata anche dal Maestro Gesù, la conversione, ossia dal negativo al positivo. Quindi come uno può canalizzare le energie tecnicamente negative, che poi anche qui l'abbiamo spiegato, non ci stanno energie negative, positive e così via, no, ci sta un'unica energia che ovviamente a noi diamo una etichettatura in base ai nostri credo, perché vi ricordo che anche lì uno potrebbe dire ma quello che per te è negativo per me è positivo. Come si può dire, che ne so, per me la giornata di pioggia mi piace perché mi piace stare dentro al letto, mi dico una cosata, per me invece la giornata di pioggia così, che ne so, io quando sento la gente dice che bella la neve, per me, cioè per dire, ecco, quindi quello che per te può essere negativo, per me può essere positivo, perché esiste la questione che viviamo in un universo soggettivo, soprattutto dal punto di vista egoico, è soggettivo. Per chi è nuovo al canale, io vi ricordo che questo canale è strutturato come una vera e propria scuola, perché so che potreste venire qui e dire, ma che sta di? È strutturato come una vera e propria scuola. Sono 5 anni, siamo partiti da elementi e argomenti basici, facili,
dal primo video iniziate e poi prendete appunti con tanta pazienza e quindi apprenderete tutto quanto, perché è proprio sfruttare una vera e propria scuola, perché capisco che arriva magari qui, boom, come primo video, e tipo, oddio, che è tutta sta roba, che sta di, che sta a parlare? Così. E quindi mi è piaciuta moltissimo la frase che lei dice, nonostante era in una situazione, ecco, qui non posso ignorare la realtà. Come faccio a ignorare la realtà? Mi sta andando a fuoco tutto. Come faccio a ignorare la realtà? Ma lei cosa ha fatto? Non l'ha ignorata, ne ha preso atto e ha subito reagito. Perché tecnicamente io vi dico, dovete fare lo studio, guardare, ma quando arrivate a un certo punto di conoscenza spirituale, di elevazione spirituale, non vi serve manco più di ma perché sto succedendo? No, bim, ribalti, non importa, boom, ribalti immediatamente. Come ribalti usando il tuo potere divino che lei ha utilizzato. Lei non si è messa a dire questo è giusto e sbagliato perché sta accadendo così. No, è rimasta ferma su se stessa, ha creduto, ok? Ha creduto e ha manifestato. Ha manifestato. Tant'è che si è fatta la manifestazione che il fuoco non ha toccato proprio la sua proprietà. In più si è chiamata su di sé degli aiuti. Degli aiuti. Cioè, è una testimonianza estremamente forte. E quando raggiungete questo tipo di livello di manifestazione, vi sta anche a testimoniare quanta forza e autostima. Ecco perché non faccio altro che dirvi che l'autostima, che noi chiamiamo autostima, ma è un riduttivo, è veramente le fondamenta, perché quando voi siedete sul vostro trono, quando voi siedete sicuri in voi stessi, ecco che anche in situazioni che sembrano disperate, che sembrano urgenti, che sembrano gravi, vi sale fuori una forza che il voi magari di 2, 3, 4, 5 anni non avrebbe avuto. La sua mente si sarebbe lasciato soccombere, invece no. Lei, conoscendo, avendo studiato, ha messo subito in pratica, ok? Mm? Ha messo subito in pratica quello che le era stato insegnato. Poi le mie cose, meditazioni come qualsiasi mio prodotto, trasporta un sacco di potere protettivo. Non è la prima volta che le persone vengono a me e mi dicono se mi sono sentita protetta, mi sono sentita custodita e così via, perché io metto sempre un sacco di energia protettiva in qualsiasi mio prodotto, che sia la consulenza, che sia il corso, che sia il coso, le meditazioni, un sacco di energia protettiva, ok? E c'è un'altra manifestazione avvenuta in questi giorni, e questo anche è potentissimo dal punto di vista dello spostamento dimensionale, è questa. Tu devi sapere che tra le cose che ho attratto a me è stato un lavoro fatto, no, è stata la possibilità di entrare come volontario in una colonia felina. Il mio desiderio è quello di mettere su un rifugio di animali di campagna. Mi chiedevo circa un anno fa come posso fare a metterci già le mani in pasta e fare un'esperienza di volontariato con gli animali, visto che non ho il tempo perché lavoro in ufficio e faccio un sacco di cose, mi occupo di musica e sport, insomma, per fartela breve, me l'hanno praticamente a casa, forse messa in casa questa colonia. Ho fatto amicizia con dei vicini di casa, sì, messa in casa, sì, manca la parolina. Ho fatto amicizia con dei vicini di casa che si prendevano cura dei gatti e abbiamo messo su una colonia tutela del comune e io ora faccio la volontaria sulla via di casa mia. Che cosa è successo? In questi giorni 2 gatte della colonia erano sparite, stavo entrando nel pendolo, attenzione, della preoccupazione. Sentite come poi utilizza il mio gergo, vedete, questa è proprio è una persona che ha interiorizzato a perfezione gli insegnamenti. Non capivamo che cosa potesse esserle successo e con le volontarie le stavamo cercando, però ovviamente avevamo paura che le fosse successo qualcosa. Ad un certo punto mi sono proprio svegliata ed era il 31 ottobre e ho detto: a che cosa sto credendo? Guardate, il check. Guardate qui, ad esempio, questo, come non era una cosa estremamente urgente, come nel caso dell'incendio, ha avuto tempo di svegliarsi e dire perché sono in questa realtà, con questo cosa sta succedendo. Ha fatto il check della sua realtà. In piena rabbia, in piena angoscia per questa situazione, a cosa sto credendo? Mi domandavo, attenzione, quindi si è fatta il check della realtà di perché è successo questo, perché c'è questa realtà, perché sono immersa in questa realtà, perché ho selezionato questa realtà,
Quindi ho comandato che il mio mondo è protetto, io sono protetta e sono andata in campagna e mi sono messa a piedi nudi sulla terra a prendere il sole e nel frattempo ho fatto anche la PEC. La PEC è un'altra meditazione che va a lavorare sui loop karmici, energie del passato, energie che abbiamo creato e che in quel momento stanno bloccando la trasmigrazione da una realtà a un'altra e così via. È una meditazione estremamente potente perché va proprio a stimolare direttamente, a punzecchiare direttamente l'ego, infatti ha un tot di ascolti e così via, come la domina ego, perché sono le due che vanno a intervenire direttamente sull'ego. Ma l'ho fatta con un'intenzione e una presenza di me stessa così forte, Miss, che una volta finita mi sono sentita proprio diversa, ho avuto la percezione di un forte cambiamento energetico. Più delle altre volte ho avuto una certezza di aver convertito il negativo in positivo. Guardo il telefono pochi minuti dopo e leggo il messaggio di una delle volontarie, che le due gatte, entrambe, erano riapparse proprio vicino a casa mia, nella colonia, erano state viste e una si era proprio trascinata, che era quella che davamo proprio per morta perché mancava da più giorni e aveva bisogno di aiuto e soccorso medico. L'abbiamo fatta prelevare dal soccorso felino. Questo per testimoniarti quanto, oltre al lavoro ovviamente su me stessa, che è la prima cosa, i tuoi strumenti di protezione e purificazione energetica sono potenti. Io non finirò mai di ringraziarti. Il tuo aiuto, i tuoi video che guardo e riguardo, ottimo, i tuoi corsi che sento costantemente, almeno una volta al giorno, e tutto il lavoro che sto implementando mi stanno dando veramente, scusate, cambiando veramente la vita, ma soprattutto ogni giorno io sento questo potere pazzesco di baltare, cambiare, manifestare, impostare le cose e anche la mia mente razionale non le considera più assurde. E così è stato, ti abbraccio forte. Il pezzo finale mi piace perché purtroppo succede che magari iniziamo un lavoro, manifestiamo qualche cosa e ci adagiamo sugli allori e mettiamo da parte, non ascoltiamo più certe cose, ma che sia il corso che ho acquistato, che sia il video, che sia il coach. E ecco che ovviamente questo non potremo mai mettere da parte il lavoro su noi stessi, ma non lo chiamo neanche un lavoro, è un modus vivendi, è proprio un modo di vivere che deve essere implementato, uno stile di vita che deve essere implementato nella vostra vita quotidianamente e che vi porterà sempre più, ok, a ribaltare situazioni, a manifestare ehm, correttamente, ok? A manifestare correttamente e più velocemente quello che desiderate. Insomma, io ho più di 20 anni sulle spalle di lavoro su me stessa, però ecco, ieri sera ero a letto e meditavo, non smetto mai di lavorare, prendere appunti, ascoltarmi tutti i miei strumenti che io rendo disponibili, che siano meditazioni, che siano corsi, è roba che utilizzo quotidianamente su me stessa, cioè sono stati creati per me stessa, poi ve li ho resi disponibili, ma io continuo a utilizzarli su me stessa, continuo a utilizzarli su me stessa. E vi dico anche che sento la differenza quando magari ci sono quelle giornate che non sono stata estremamente disciplinata perché ognuno è umano, ci possono essere quei giorni che magari uno non si sente e la vedo la differenza delle giornate che sono stata più, ok, più con me stessa, più a lavorare su me stessa, delle giornate che invece mi sono lasciata più andare. Cioè lo vedo proprio la netta differenza e devo ammettere che amo me stessa, amo lavorare su me stessa, amo darmi, amo... Ognuno di voi è importante, ognuno. Dovrebbe essere il primo investimento, dovrebbe essere il primo pensiero prima di andare a dormire e l'ultimo quando andare a dormire. Non è questione di dire, vabbè, ma voi vuol dire che diventi egocentrico. No, 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 è proprio questione che se voi state bene, fate stare bene anche gli altri. State bene voi e state bene, fate stare bene gli altri. Guardate come si sta bene intorno alle persone risolte, quelle che noi chiamiamo risolte. Perché? Perché stanno bene loro e quindi emanano un'energia pulita, emanano un'energia che ci piace stare intorno, ok? È piacevole, ok? Non ditemi che sia piacevole stare vicino a persone che non so, ma non è perché dovremmo abbandonare loro stessi, però ci sono persone che proprio gli piace sguazzarci.
nel negativo, ok? Gli piace compiangersi, gli piace cadere nel vittimismo e così via. Questa è una testimonianza forte perché vedete che ci ha testimoniato due situazioni. Una praticamente dove ha dovuto reagire subito, non si è potuta fermare a dire ma perché? Un'altra invece dove ha potuto prendersi del tempo per correggere, ok? E capire che tipo di energia. Perché ad esempio, come nelle mail che mi sono arrivate oggi, se tu stai lì a dire perché lui, o perché qui, o perché là, oddio, ti piagni addosso, e cioè in che energia sei, in che frequenza sei, su cosa sei focalizzato, sulla mancanza o sulla presenza? Capisci? Sulla mancanza e sulla presenza, perché torna a ripetere, uno può averci la giornata di stare un attimo giù, però dopo tocca riprendersi, o se no si rimane su quel tipo di frequenza, su quel tipo di frequenza. E possiamo convertirlo, ok? Perché posso prendere la questione in mano e dire sono in questo stato negativo, ma posso convertirlo nella sua controparte positiva. È possibile perché ragazzi viviamo in un universo dualismo, anche questo l'ho spiegato, un universo di dualismo, oltre che un universo a sistema chiuso, dove l'energia che io mando fuori mi ritorna sempre indietro, dove è come una vallata, è come se sono in mezzo a una vallata e mi metto a urlare qualche cosa, quale sarà l'eco? Quello che ho urlato. E in questa situazione la persona ha urlato con tutta se stessa, io, perché quello era io, io credo, perché questo stavo urlando, non importa cosa stessi dicendo alto, io credo che posso cambiare questa situazione. Il credo non vuol dire credo forse, boh, no, io credo, sono convinta che posso ribaltare questa situazione e questo deve entrare nel vostro proprio modus vivendi, nel vostro modus operandi, deve entrare nel vostro stile di vita. Tutto è possibile, cioè guardate, è una persona come voi, ma è anche una persona che chiude dicendo una cosa importante, lei non smetterà mai di lavorare su se stessa, non smette mai. Se stessa è diventata una vera e propria missione di vita. E grazie a questo continuo lavoro, a questo applicare i miei insegnamenti, essere diligente, a questa collaborazione, ok? Fra me e lei, ecco quello che si è riuscita a manifestare. Perché il maestro mostra la strada, ma lo studente la deve camminare, non la può camminare il maestro, quella strada il maestro l'ha già camminata, la conosce, ecco perché te la sta mostrando, perché l'ha già percorsa, ti sta dicendo come percorrerla, però nessuno ve lo può portare in braccio, nessuno. Quindi disperarsi è totalmente inutile. Mi spiace produrre altra disperazione, produrre altra realtà che non vi piace ed è un'amara verità. Mi dispiace perché comunque, come diceva il maestro, la verità ti renderà libero. Sarà pure un bicchiere amaro di veleno, però ti renderà libero. Ti renderà. La verità. Ok? Mm? Ringraziamo questa persona che ci ha dato queste due bellissime testimonianze, ne ho altre, ne parleremo nei prossimi video perché mi piace tantissimo raccontarvi le storie di successo di queste persone come voi e come potete avere degli esempi per vedere come, proprio degli esempi proprio pratici, per vedere come hanno applicato, in che modo, come hanno fronteggiato certe situazioni, come hanno reagito, fronteggiato e ribaltato, ok, certe situazioni portandole a loro favore. Pollice in su, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio di avermi seguito fin qui e vi aspetto qui con un prossimo video. Pace, amore ed energia a tutti.